Lezione 1. Piani mattutini. Ehi Anna, incontriamoci alle 9 all'ingresso del parco. Ciao John, perfetto. Dovremmo portare degli snack. Sembra un'ottima idea. Cosa dobbiamo mettere in valigia? Forse delle barrette di frutta e muesli. Sono facili da trasportare. Buone scelte. Porterò anche un thermos di caffè. Eccellente! Una piccola dose di caffeina è sempre benvenuta. Dovremmo portare anche una coperta su cui sederci? Sì, questo lo renderà più comodo. Non vedo l'ora di trascorrere una mattinata rilassante nel parco. Lezione 2. Specialità culinarie. Ehi Anna, sapevi che ci sono ristoranti specializzati in bistecche o frutti di mare? Ciao John, sì. È interessante come queste specialità possano definire un luogo. Esattamente. Adoro quando un ristorante si concentra su un tipo di cucina. Anch'io. Spesso significa che lo fanno davvero bene. Qual è il tuo tipo di ristorante preferito? Adoro i posti italiani, soprattutto per la loro pasta. L'italiano è fantastico. Però sono un grande fan dei ristoranti di pesce. Il pesce fresco è difficile da battere. Hai provato qualche posto nuovo di recente? Sono andato in un ristorante di pesce la settimana scorsa e la loro zuppa di vongole era fantastica. Lezione 3. Preparazione linguistica. Ciao Anna, ci sono così tante attrazioni in questa città. Ciao John, assolutamente. Come ti stai preparando alle potenziali barriere linguistiche? Sto cercando di imparare alcune frasi di base nella lingua locale. Questo è intelligente. Anche i semplici saluti possono fare molto. Sì. Inoltre, aiuta a mostrare rispetto per la cultura. Hai trovato qualche app utile per questo? In realtà sì. Esistono app che si concentrano su frasi conversazionali. È fantastico! Ne scaricherò uno prima del viaggio. Sicuramente. Rende l'esperienza molto più piacevole. Lezione 4. Sblocco delle app. Buongiorno Anna, hai controllato qualche nuova app ultimamente? Ciao John, sì. Ho sentito che ci sono app in cui è possibile sbloccare funzionalità a pagamento. Questo è vero. Alcune app utilizzano un modello freemium, giusto? Esattamente. Ottieni le funzionalità di base gratuitamente, ma paghi per quelle premium. Lo trovo efficace per molti utenti. È un buon modo per provare prima di acquistare. Sì. Hai mai pagato per un'app? L'ho fatto. Volevo funzionalità extra per un'app di produttività che utilizzo. Questo ha senso. Se migliora la tua efficienza, ne vale la pena. Assolutamente. Penso che più persone dovrebbero considerare il valore di queste app. Lezione 5. Compiti a casa contro Sunshine. Ehi Anna, non mi dispiace fare i compiti tranne quando il tempo è davvero bello e tutti i miei amici sono fuori.
Ciao John, capisco perfettamente. È difficile concentrarsi quando c'è il sole. Giusto? Mi sento così tentata di unirmi a loro per attività all'aperto. Lo stesso qui. A volte vorrei che i compiti potessero essere fatti fuori. Sarebbe l'ideale. L'aria fresca rende lo studio più piacevole. Assolutamente. Forse dovremmo organizzare una sessione di studio all'aperto la prossima volta. Ottima idea. Siamo in grado di combinare lavoro e gioco. Sì, possiamo motivarci a vicenda per rimanere concentrati. Inoltre, renderà i compiti meno noiosi. Esattamente. Anche un cambio di scenario può stimolare la creatività. Sono entusiasta di provarlo. Sembra un modo divertente per affrontare i nostri compiti. Lezione 6. Apple Adventures. Ehi Anna, ogni autunno vado a est per raccogliere altri semi di mela. Sembra eccitante. Cosa fai con i semi? Li pianto in una terra deserta che trovo più a ovest. Quindi stai avviando il tuo frutteto? È incredibile. Sì. È un sacco di lavoro, ma adoro vederli crescere. Quanto tempo impiegano gli alberi a dare frutti? Di solito qualche anno, ma vale la pena aspettare. Posso immaginare. Le mele fresche dei tuoi alberi devono avere un sapore incredibile. Lo fanno davvero. Inoltre, posso sperimentare diverse varietà. Lezione 7. Allenamenti energizzanti. Ciao Anna, allenarmi a casa mi motiva davvero. Ciao John, mi sento allo stesso modo. Aumenta anche la mia energia. Che tipo di allenamenti preferisci? Adoro lo yoga e l'allenamento della forza. Mi mantengono in equilibrio. Sono fantastici. Mi piace l'allenamento a intervalli ad alta intensità. Sembra intenso. Quanto spesso lo fai? Circa 3 volte a settimana. È impegnativo ma gratificante. Dovrei provarlo. Ho bisogno di una nuova sfida nella mia routine. Sicuramente. È divertente mescolare le cose e mantenerle interessanti. Lezione 8. Feedback sulla presentazione. Ehi Anna, volevo parlarti della recente presentazione che hai fatto. Ciao John. Certo, cosa ne pensi? Ho pensato che fosse davvero istruttivo e coinvolgente. Grazie. Ho lavorato duramente per renderlo interattivo. Ha dimostrato. Il tuo uso delle immagini è stato eccellente. Sono contenta che tu l'abbia notato. Le immagini aiutano a mantenere l'attenzione del pubblico. Assolutamente. Hai ricevuto feedback da altri? Alcune persone hanno detto di aver apprezzato gli esempi che ho usato. È fantastico. Gli esempi del mondo reale facilitano la comprensione dei concetti. Lezione 9. Miglioramento personale.
Buongiorno Anna, non è interessante come a volte il miglioramento personale possa sembrare impossibile? Ciao John, sì, può essere scoraggiante, ma è anche gratificante. Esattamente. Si tratta di fare piccoli passi verso i nostri obiettivi. Giusto, vale a dire, l'arte di migliorare noi stessi e il mondo. Sì. Ogni piccola modifica può portare a risultati significativi. Hai fissato obiettivi personali di recente? Voglio leggere altri libri quest'anno. È un obiettivo fantastico. La lettura apre nuove prospettive. Lo fa davvero. Credo che possa ispirare un cambiamento nelle nostre vite. Lezione 10. Valorizzare la storia. Ehi Anna, penso che sia importante portare i valori della nostra storia nelle nostre vite. Ciao John, sono completamente d'accordo. La storia ci insegna tanto. Sì. Ci aiuta a capire il nostro presente e a plasmare il nostro futuro. Esattamente. Come lo incorpori nella tua vita quotidiana? Cerco di imparare dai personaggi storici e dalle loro scelte. Questo è un ottimo approccio. Adoro studiare storia culturale. Anch'io. Arricchisce la nostra comprensione delle diverse prospettive. Lezione 11. Budget for fun. Ehi Anna, sembra un piano per il nostro viaggio di fine settimana. Ciao John, sì. Dovremmo anche fare un budget per le spese. Questa è una buona idea. Hai in mente una stima approssimativa? Penso che dovremmo stanziare fondi per cibo, attività e trasporti. Assolutamente. Quanto pensi che dovremmo mettere da parte per il cibo? Forse circa $100 per l'intero weekend. Cosa ne pensi? Sembra ragionevole. Potremmo provare anche i ristoranti locali. Ottima idea! Adoro scoprire nuovi posti dove mangiare. Anch'io. Rende il viaggio più memorabile. Lezione 12. Progresso del progetto. Ciao Anna, come procede il progetto? Salve John, stiamo facendo progressi, ma sono preoccupato per la tempistica. Capisco. Ci sono compiti specifici che sono in ritardo? Sì, la fase di ricerca sta richiedendo più tempo del previsto. Forse dovremmo prendere in considerazione la possibilità di riallocare le risorse per velocizzarlo. Potrebbe funzionare. Ne hai parlato con il team? Non ancora, ma ho intenzione di discuterne nel nostro prossimo incontro. Buon piano! Una comunicazione aperta è fondamentale per rimanere in pista. Sicuramente. Abbiamo bisogno del contributo di tutti per trovare soluzioni. Lezione 13. Scelte salutari. Ehi Anna, ti sei attenuta alle tue scelte di bevande salutari? Ciao John, sì. Ho cercato invece di limitarmi all'acqua e alle bevande non zuccherate. È fantastico.
L'idratazione è così importante per la nostra salute. Assolutamente. Mi sento più energico quando bevo abbastanza acqua. Lo stesso qui. Ho anche ridotto le bevande zuccherate. Bella mossa. Possono davvero prosciugare la tua energia. Esattamente. Sto cercando alternative più salutari. Lezione 14. Fare la spesa. Buongiorno Anna, hai finito di fare la spesa? Ciao John, sì. Sono appena tornato dal supermercato. Bello. Hai trovato tutto quello che ti serviva? Principalmente. Ho raccolto frutta e verdura fresca. È fantastico. Hai provato qualche nuova ricetta questa settimana? L'ho fatto. Ho preparato un delizioso soffritto con quelle verdure. Sembra gustoso. Adoro le patatine fritte, sono così veloci e salutari. Esattamente. Inoltre, puoi mescolare e abbinare tutto ciò che hai a portata di mano. Vero. È anche un modo perfetto per ridurre al minimo gli sprechi. Lezione 15. Ispirazioni olimpiche. Ehi Anna, sapevi che la sua visione è stata la vera ispirazione del movimento olimpico moderno? Ciao John, davvero? È affascinante. Di chi stai parlando? Pierre de Coubertin. Le sue idee hanno dato forma ai valori del Comitato Olimpico Internazionale. È impressionante. In che modo il CIO ha governato le Olimpiadi da allora? Si concentrano sulla promozione della sportività e del fair play, che è essenziale. Assolutamente. È bello vedere valori come questi sostenuti su un palcoscenico così globale. Sì. Le Olimpiadi uniscono persone di culture e background diversi. È una meravigliosa celebrazione della diversità e dell'atletismo. Sicuramente. Ci ricorda il potere del lavoro di squadra e della perseveranza. Lezione 16. Conoscere le piante. Buongiorno Anna, hai sentito parlare di quell'esperto di piante che ha fatto scoperte significative? Ciao John, l'ho fatto. La sua ricerca ha cambiato il modo in cui comprendiamo gli ecosistemi. Esattamente. Ha trovato il modo di migliorare la resilienza delle piante ai cambiamenti climatici. Questo è fondamentale. Come ha condotto le sue ricerche? Ha passato anni a studiare varie specie in ambienti diversi. Impressionante. Sapevi che ha pubblicato anche un libro sulle sue scoperte? Sì. Ho sentito che è pieno di consigli pratici per i giardinieri. Devo dare un'occhiata. Adoro imparare a conoscere il giardinaggio sostenibile. Sembra un ottimo piano. Possiamo condividere suggerimenti in seguito. Lezione 17. Acquisizione del linguaggio. Ehi Anna, ti sei mai chiesto perché i bambini imparano una seconda lingua così velocemente? Ciao John, sì. I loro cervelli sono così adattabili a quell'età. Esattamente.
Assorbono suoni e schemi in modo naturale. È incredibile come riescano a imitare gli accenti senza sforzo. Giusto? Inoltre, non hanno la stessa paura di sbagliare degli adulti. Questo è un punto chiave. Gli adulti possono essere così imbarazzati. Sì, creare un ambiente di apprendimento sicuro è essenziale per tutti. Sono d'accordo. Forse dovremmo esercitarci a parlare più spesso. Ottima idea. Aiuterà entrambi a migliorare le nostre competenze linguistiche. Lezione 18. Preferenze di prenotazione. Buongiorno Anna, quando viaggi, preferisci prenotare in anticipo o all'ultimo minuto? Ciao John, dipende dalla posizione. A volte prenoto in anticipo, ma altre volte preferisco la spontaneità. Questo ha senso. La pianificazione può far risparmiare, ma le offerte dell'ultimo minuto possono essere interessanti. Esattamente. Adoro l'emozione di trovare un ottimo affare dell'ultimo minuto. Anch'io. Hai mai fatto un viaggio memorabile all'ultimo minuto? Sì. Una volta ho prenotato un volo per una destinazione balneare il giorno prima. Sembra incredibile. I viaggi spontanei spesso portano alle migliori avventure. Assolutamente. A volte i momenti inaspettati diventano i ricordi più cari. D'accordo. Si tratta solo di abbracciare il viaggio. Lezione 19. Decisioni basate sui dati. Ehi Anna, è impressionante come l'analisi dei dati possa guidare un processo decisionale significativo. Ciao John, sono completamente d'accordo. I dati ci forniscono informazioni su tendenze e comportamenti. Esattamente. Aiuta le aziende a comprendere meglio i propri clienti. E consente strategie di marketing più mirate. Giusto. L'uso efficace dei dati può portare a un aumento delle vendite e della soddisfazione dei clienti. Hai lavorato a qualche progetto di analisi dei dati di recente? Sì. Ho analizzato il feedback dei clienti per migliorare i nostri servizi. È una mossa intelligente. Il feedback è fondamentale per la crescita. Assolutamente. Ascoltare i clienti porta a risultati migliori per tutti. Lezione 20. Divertimento con la pizza fatta in casa. Ehi Anna, dovremmo provare a fare la pizza fatta in casa insieme. Sembra delizioso. Quali condimenti ti piacciono? Adoro i peperoni e i funghi. Tu che ne dici? Preferisco verdure come peperoni e cipolle. Ottima combinazione. Dovremmo fare l'impasto da zero? Sì, sarà divertente impastare la pasta. Di sicuro. E possiamo sperimentare anche diverse salse. Assolutamente. Sto pensando al pesto al basilico. È una scelta unica. Potremmo anche mangiare una pizza. Mi piace l'idea. Vediamo chi riesce a creare la pizza migliore. Sfida accettata. Sarà un'avventura gustosa.
Lezione 21. Viaggio teatrale. Buongiorno Anna, hai sentito parlare di Richard Doyle Carte? Ciao John, sì. Era un vero manager teatrale, vero? Esattamente. Ha organizzato la prima esecuzione di De Mikado. È impressionante. Come è riuscito a farcela? Aveva un occhio attento per il talento e grandi capacità organizzative. Deve essere stato difficile coordinare tutto. Sicuramente. Ma i suoi sforzi hanno portato l'operetta a un pubblico più vasto. È incredibile come una persona possa influenzare un intero genere. Vero. La sua eredità risuona ancora oggi nel teatro. Lezione 22. Gli inizi di Shakespeare. Ehi Anna, sapevi che Shakespeare si è trasferito a Londra quando era giovane? Ciao John, sì. Fu allora che iniziò a scrivere le sue famose opere teatrali. Esattamente. È interessante come quella città lo abbia ispirato. Londra doveva essere molto diversa allora. Di sicuro. Era un vivace centro di creatività e cultura. Le sue commedie riflettono davvero la società del suo tempo. Giusto? I temi sono ancora attuali. Assolutamente. È incredibile come il suo lavoro trascenda il tempo. Lo è. Mi piacerebbe visitare il Globe Theatre un giorno. Lezione 23. Cambiamenti del benessere. Buongiorno Anna, hai notato come i cambiamenti nella routine influiscono sul tuo benessere generale? Ciao John, sì. Sento un significativo miglioramento del mio umore. È fantastico. Quali modifiche hai apportato? Ho iniziato ad allenarmi regolarmente e a meditare ogni giorno. Sono ottime abitudini. Ho cercato di mangiare in modo più sano. Anche questo è importante. La nutrizione gioca un ruolo importante nel modo in cui ci sentiamo. Sicuramente. Ho notato più energia da quando ho cambiato dieta. È fantastico! Si tratta solo di trovare ciò che funziona per te. D'accordo. Piccoli cambiamenti possono portare a grandi differenze. Lezione 24. Consigli di cucina. Ehi Anna, sto sperimentando la marinatura della carne nel succo d'ananas. Ciao John, sembra interessante. Lo rende davvero tenero. Sì. Gli enzimi dell'ananas scompongono le fibre della carne. L'ho sentito. Ci aggiungi delle spezie? Di solito aggiungo salsa di soia e aglio per un sapore extra. Sembra delizioso. Mi piacerebbe provare quel metodo. Dovresti. Dona un gusto così unico alla carne. Ci proverò sicuramente la prossima volta che cucino. Non vedo l'ora di sapere come andrà a finire. Lezione 25. Il dilemma del ritardo.
Mi scusi, potrebbe darmi maggiori dettagli sul ritardo? Certo, John. Sembra che il treno sia in ritardo di un'ora a causa della manutenzione dei binari. È frustrante. Hanno aggiornamenti su quando arriverà? Hanno detto che dovrebbe essere qui al più tardi entro le 15. Spero che sia vero. Ho una riunione da seguire. So come ci si sente. Hai cercato percorsi alternativi? Non ancora, ma potrei averne bisogno se arriva più tardi. Buona idea. A volte prendere un autobus può essere più veloce in queste situazioni. Vero. Lo terrò a mente. Grazie per le informazioni. Lezione 26. Daily Essentials. Ehi Anna, porti sempre con te tutto il necessario per la giornata? Assolutamente. Il portafoglio, le chiavi e il telefono sono essenziali. Buona chiamata. Hai mai dimenticato qualcosa di importante? Sì, una volta ho lasciato il portafoglio a casa e non sono riuscito a comprare il pranzo. Questa è la cosa peggiore. Ho avuto un'esperienza simile con le mie chiavi. È così stressante. Adesso cerco di controllare la mia borsa prima di partire. Lo stesso qui. Una rapida lista di controllo aiuta a prevenire questi contrattempi. Sicuramente. Si tratta solo di essere organizzati. D'accordo. Rende la giornata molto più fluida. Lezione 27. Guidare in una tempesta di neve. Buongiorno Anna, hai visto le previsioni del tempo? Sì, prevedono una tempesta di neve questo fine settimana. Può essere pericoloso guidare in mezzo a una bufera di neve. Assolutamente. Se c'è molta neve, le strade possono diventare insidiose. Sei mai stato sorpreso da una tempesta di neve mentre guidavi? Sì, ed è stato piuttosto spaventoso. La visibilità era terribile. Posso immaginare. È meglio stare lontani dalle strade in quelle condizioni. Esattamente. Stare a casa con una bevanda calda sembra molto meglio. Assolutamente. Speriamo non sia troppo grave questa volta. Lezione 28. Piani di viaggio. Ehi Anna, sto programmando il mio prossimo viaggio. Meraviglioso. Dove stai pensando di andare? Sto considerando il Giappone. La cultura e il cibo sono così attraenti. Il Giappone sembra incredibile. Ci sei già stato? No, ma ho sempre voluto esplorare i templi e i giardini. Ti piacerà. I fiori di ciliegio sono mozzafiato in primavera. È un ottimo momento per visitarlo. Lo terrò sicuramente a mente. Assicurati di provare il sushi autentico mentre sei lì. Assolutamente. Non vedo l'ora di provare tutto in prima persona. Lezione 29. Strategia di rivendita.
Ehi Anna, hai sentito parlare della nuova tendenza alla rivendita? Sì, le persone guadagnano comprando a prezzi bassi e vendendo a prezzi alti. Esattamente. È interessante quanto velocemente sia diventato popolare. Lo so. Cosa pensi lo renda così attraente? Penso che l'emozione di trovare un affare e ribaltarlo a scopo di lucro ecciti le persone. Questo ha senso. Inoltre, è un ottimo modo per riordinare. Vero. Le persone possono trasformare gli oggetti inutilizzati in contanti. È una situazione vantaggiosa per tutti. Potrei provarlo io stesso. Provaci. Potrebbe essere una divertente attività secondaria. Lezione 30. Un attacco storico. Sapevi che una volta le forze britanniche hanno attaccato il cuore degli Stati Uniti? Davvero? Sembra intenso. Quando è successo? Era durante la guerra del 1812 e bruciarono persino edifici governati via Washington. Wow, deve essere stato un periodo caotico. Cosa ha scatenato quel conflitto? Ciò era dovuto principalmente alle restrizioni commerciali e all'impressione dei marinai americani. Interessante. Quindi, riguardava l'indipendenza e le questioni commerciali? Esattamente. La guerra è stata piuttosto significativa nel plasmare l'identità americana. Lo vedo. È affascinante come la storia influenzi il nostro presente. Davvero. Comprendere questi eventi ci aiuta ad apprezzare le nostre libertà. Lezione 31. Conduzione di focus group. Possiamo condurre focus group per il nostro progetto? Ottima idea. Otterremo informazioni preziose dai partecipanti. Esattamente. Ci aiuterà a capire meglio le loro esigenze. Hai pensato a quali domande dovremmo porre? Penso che dovremmo concentrarci sulle loro esperienze e preferenze. Buon punto. Le domande aperte potrebbero incoraggiare risposte più approfondite. Sì. Voglio sentire le loro storie e i loro feedback. Questo potrebbe davvero migliorare la direzione del nostro progetto. Assolutamente. Sono entusiasta di vedere cosa scopriremo. Lezione 32. Tradizioni domenicali. Molte persone vanno in chiesa la domenica, non credi? Sì, è una tradizione comune in molte comunità. Riunisce le persone per riflettere e connettersi. Sicuramente. E poi lunedì mattina, torniamo a scuola. Giusto. È come un reset dopo il fine settimana. Mi sento sempre più concentrato dopo un po' di tempo lontano. Lo stesso qui. Quelle domeniche ci ricaricano davvero le batterie. È importante avere quell'equilibrio nella vita. Assolutamente. Da un tono positivo per la settimana a venire. Lezione 33. La casa natale di Shakespeare.
Hai mai pensato a come William Shakespeare sia considerato il miglior scrittore mai vissuto? Sì. È nato a Stratford-upon-Avon, giusto? Esattamente. È affascinante come le sue opere abbiano resistito alla prova del tempo. Le sue commedie e i suoi sonetti vengono eseguiti e studiati ancora oggi. Lo sono. Qual è la tua opera shakespeariana preferita? Adoro Sogno di una notte di mezza estate. È così stravagante. È un'ottima scelta. Preferisco Amleto per la sua profondità. Entrambi sono capolavori. Era davvero bravo con le parole. Davvero. La sua influenza sulla letteratura non ha eguali. Lezione 34. Il dibattito controverso. Hai sentito parlare delle accuse di blasfemia nei confronti di certe letterature? Sì, è un argomento piuttosto acceso. La discussione su The Satanic Verses ha davvero scosso le cose. Assolutamente. Molte persone erano indignate, mentre altre difendevano l'espressione artistica. È affascinante come la letteratura possa provocare reazioni così forti. Giusto? Alcuni credono che la libertà di parola debba prevalere, indipendentemente dal contenuto. Sono d'accordo. Ma come possiamo bilanciarlo con il rispetto per le diverse convinzioni? Questa è la parte difficile. Forse le discussioni aperte potrebbero colmare alcune lacune. Sicuramente. Il dialogo può portare alla comprensione, piuttosto che al conflitto. Esattamente. È importante creare uno spazio sicuro per tutti i punti di vista. Lezione 35. Un viaggio tranquillo. Pensi che navigheremo senza disturbi durante il nostro viaggio? Lo spero. Un viaggio tranquillo sarebbe l'ideale per godersi il paesaggio. Esattamente. È sempre più rilassante quando le acque sono calme. Hai controllato le previsioni del tempo? Sì. Sembra promettente, con cielo sereno previsto per i prossimi giorni. Questa è un'ottima notizia. Pensi che avvisteremo dei delfini? Mi piacerebbe. Sono creature così giocose. Anch'io. Sarebbe sicuramente il momento clou del nostro viaggio. Teniamo le nostre fotocamere pronte per ogni evenienza.